Ciao a tutti. Il narcisismo e il disturbo antisociale, ASPD, sono due condizioni psicologiche che appartengono alla categoria dei disturbi di personalità, ma presentano caratteristiche distintive sia nel comportamento che nelle dinamiche intrapsichiche degli individui affetti. Entrambi i disturbi possono influenzare negativamente le relazioni interpersonali e la vita sociale delle persone coinvolte, ma le motivazioni, i comportamenti e le esperienze emotive alla base di questi disturbi variano notevolmente. Definizione e caratteristiche. Narcisismo. Il narcisismo è caratterizzato da un senso esagerato di autoimportanza, un bisogno profondo di ammirazione e una mancanza di empatia verso gli altri. Il narcisismo può manifestarsi in vari gradi, dal narcisismo sano, che può essere visto come una forma di autostima elevata, al disturbo narcisistico di personalità, NPD, che è una condizione più grave. Le caratteristiche principali del disturbo narcisistico di personalità includono grandiosità, un senso esagerato della propria importanza e delle proprie capacità, fantasie di successo illimitato, potere, bellezza o amore ideale, richiesta costante di ammirazione e di attenzione. Senso di diritto, aspettative irrealistiche di trattamenti speciali o conformità automatica alle proprie aspettative. Sfruttamento interpersonale, utilizzare gli altri per raggiungere i propri scopi. Mancanza di empatia, incapacità di riconoscere o identificarsi con i sentimenti e i bisogni altrui. Invidia degli altri o convinzione che gli altri siano invidiosi di loro. Comportamenti arroganti e presuntuosi. Disturbo antisociale di personalità ASPD. Il disturbo antisociale di personalità è caratterizzato da un disprezzo persistente per i diritti altrui, spesso manifestato attraverso comportamenti impulsivi, manipolativi e criminali. Gli individui con ASPD spesso violano le norme sociali e legali e mostrano una mancanza di rimorso per le loro azioni. Le caratteristiche principali dell'ASPD includono disprezzo per le leggi e le norme sociali, comportamenti ripetuti di inganno e di manipolazione, impulsività e incapacità di pianificare in anticipo, irritabilità o aggressività spesso con scontri fisici, rifiuto delle responsabilità personali e professionali, mancanza di rimorso per aver danneggiato o maltrattato gli altri, indifferenza verso la sicurezza propria e altrui. Differenze chiave. Motivazioni e dinamiche psicologiche. Narcisismo. La motivazione principale è il bisogno di ammirazione e di validazione. I narcisisti cercano costantemente conferme esterne del loro valore e possono sentirsi devastati dall'indifferenza o dalle critiche. La loro grandiosità è spesso una facciata per mascherare una fragilità interna e una bassa autostima. ASPD. La motivazione principale è l'appagamento dei propri desideri e dei propri bisogni, senza riguardo per le conseguenze altrui. Gli individui con ASPD non cercano necessariamente ammirazione, ma piuttosto il controllo e il potere. L'empatia è notevolmente ridotta e l'indifferenza per i sentimenti delle altre persone è alquanto marcata. Comportamenti e relazioni interpersonali. Narcisismo. I narcisisti possono essere manipolativi, ma spesso lo fanno per ottenere ammirazione o per sentirsi superiori. Possono avere relazioni superficiali ed egoistiche, dove gli altri sono visti come strumenti per il proprio rafforzamento dell'ego. ASPD. Gli individui con ASPD sono spesso manipolativi per ottenere vantaggi materiali o per divertirsi a spese degli altri. Le loro relazioni sono spesso segnate da conflitti, sfruttamento e abuso. La manipolazione è fredda e calcolata, con poca o nessuna considerazione per i danni causati alle altre persone. Empatia e rimorso. Narcisismo. Sebbene i narcisisti
possano mostrare una mancanza di empatia, ciò è spesso dovuto alla loro preoccupazione eccessiva per se stessi. Possono essere insensibili ai bisogni degli altri, ma non necessariamente sadici. ASPD: la mancanza di empatia nei soggetti affetti da disturbo antisociale di personalità è più profonda e persistente, tant'è che non solo mancano di empatia, ma mostrano anche una totale indifferenza per i sentimenti e il benessere degli altri. Il rimorso per le loro azioni è praticamente inesistente. Reazioni alle critiche. Narcisismo. I narcisisti sono estremamente sensibili alle critiche e possono reagire con molta rabbia. Le critiche minano il loro senso di grandiosità e possono provocare sentimenti di vergogna o di umiliazione. ASPD. Gli antisociali possono reagire alle critiche con ostilità o indifferenza. Le critiche non li colpiscono profondamente dal punto di vista emotivo, ma possono provocare reazioni aggressive se percepite come minaccia al loro controllo o al loro potere. Ecco alcuni esempi. Un esempio di comportamento narcisistico può essere visto in un manager che attribuisce ogni successo aziendale alle proprie capacità e ignora o minimizza le qualità degli altri. Questo manager cerca costantemente elogi e riconoscimenti e può reagire con rabbia o risentimento se non ottiene l'ammirazione desiderata. Un esempio di comportamento antisociale può essere visto in un truffatore seriale che manipola e inganna le persone per ottenere denaro, senza mostrare alcun rimorso per i danni causati. Questo individuo può sembrare affascinante e convincente, ma le sue azioni sono guidate esclusivamente dall'autointeresse e dalla mancanza di considerazione per gli altri. Trattamento e prognosi. Il trattamento del narcisismo può essere complesso poiché gli individui con NPD spesso non riconoscono di avere un problema e possono resistere alla terapia. La psicoterapia, in particolare la terapia cognitivo-comportamentale e la terapia psicodinamica, può aiutare gli individui a sviluppare una migliore autocomprensione e a migliorare le loro relazioni interpersonali. La prognosi varia, ma con un impegno a lungo termine alla terapia è possibile vedere miglioramenti. Il trattamento dell'ASPD è ancora più difficile poiché gli individui con tale disturbo raramente cercano aiuto spontaneamente e possono essere resistenti alla terapia. La psicoterapia può essere utile, ma spesso deve essere combinata con interventi specifici, come programmi di riabilitazione per comportamenti criminali. La prognosi è generalmente meno favorevole rispetto al narcisismo, con alti tassi di recidiva nel comportamento antisociale. In sintesi, mentre il narcisismo e il disturbo antisociale di personalità condividono alcune caratteristiche comuni, come la manipolazione e la mancanza di empatia, differiscono significativamente nelle loro motivazioni, comportamenti e reazioni emotive. Comprendere queste differenze è cruciale per una diagnosi accurata e un trattamento efficace, contribuendo a migliorare la vita degli individui affetti e delle persone che li circondano. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiore informazione ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.